Buongiorno ragazzi da Tbilisi. Buongiorno, ce l'abbiamo fatta. E c'è anche il sole. Esatto, oggi c'è il sole, finalmente. C'è tanto vento e freddo. È freddo, come potete ben capire. Però altrimenti non riuscivamo più a visitarla, quindi con il sole va bene, dai, ce la facciamo. Poi alle brutte, quando siamo congelati, ci infileremo in qualche posto al chiuso a berci qualche cosa di caldo. Ci troviamo qui praticamente protetti dal muro della cattedrale della Santissima Trinità, perché appunto si tratta dell'edificio ortodosso più imponente di tutta la capitale Tbilisi. Pensate che è anche una delle più alte d'Europa ed è anche di recente costruzione. Esatto, è stata iniziata, i lavori sono iniziati nel 1994 e è terminata nel 2004, quindi diciamo proprio di qualche giorno fa. Qui ragazzi non si bada all'igiene, la carne buttata dentro al bagagliaio che vendono poi sulla strada. Ora abbiamo lasciato la basilica e ci dirigiamo verso il centro della città. Stiamo arrivando verso il centro, intanto abbiamo fatto anche un po' di commissioni, abbiamo fatto un altro prelievo allo sportello Bancomat e ora andiamo a fare una ricarica della nostra SIM. Esatto. Perché se no i nostri video voi Guarda il ditino. non li vedete. Spero ragazzi che ci sentiate abbastanza bene, alzeremo un po' la voce, c'è un gran traffico e quindi gran confusione, ma d'altronde siamo nella capitale. E anche un po' di vento. Allora, qui c'è il negozio della Silknet, la Geocell, la compagnia che abbiamo scelto noi, perché con 10 euro abbiamo giga illimitati per 2 settimane. Purtroppo il negozio è chiuso per turno, non si capisce il Non motivo, si capisce perché è scritto in georgiano, ci ha fregato oggi. e quindi dobbiamo trovare un'altra soluzione. La tourist card Silknet. Wait, please. No. Sono tutte diverse. At the office, no. It's closed. Close. Open tomorrow because this is a special offer for tourists. This tourist giga unlimited. Unlimited internet. Unlimited internet. Oh, Do you have? Do you have? How is how many day unlimited? 2 weeks. 2 weeks. Yes. Yes, 1 week. Next charge money 9 lari 53. The automatic activate 1 week unlimited internet. Missione compiuta ragazzi. Anch'io ho detto così. È stata dura, però l'ometto molto gentile ci ha spiegato come fare. L'omino, dai, l'ometto è dispregiativo. L'omino. È stato molto carino. gentile e carino. Sono molto carini. Praticamente c'era la macchinetta automatica e abbiamo semplicemente fatto la ricarica attraverso la macchinetta. Meno male la macchinetta in inglese, perché sennò auguri. E lui vendeva solo le SIM per i residenti, quindi con queste piccole macchinette che si trovano anche fuori dai supermercati abbiamo scoperto che si possono fare le ricariche e abbiamo imparato a usarla. Le ricariche anche delle nostre turistiche, chiamiamole così.
Quindi per le prossime volte siamo già un passo avanti. Ed è stato anche più economico, perché noi abbiamo preso una settimana a 3 euro, l'equivalente di 3 euro, giga illimitati. Quindi uno può fare ogni settimana una ricarica fino a che si sta in questa nazione. Esatto. Allora, camminando per le stradine di Tbilisi ci siamo imbattuti nei resti di questa chiesa armena. Sì, esatto, di resti si può parlare proprio perché è stata purtroppo danneggiata da un forte terremoto negli anni 90, così come abbiamo notato alcuni degli edifici circostanti di questo piccolo quartiere. Purtroppo, e aggiungo ancora purtroppo, questa chiesa non è stata volutamente rimessa a posto, in sicurezza, ricostruita dal governo georgiano, proprio perché sono ancora in atto delle dispute fra georgiani ed armeni e non vogliono ricostruire questa chiesa, come dicevo, volutamente. Si pensa addirittura che abbiano danneggiato, cioè tirato giù il tetto che era pericolante, questo ovviamente ad opera della giurisdizione georgiana. Gli armeni ovviamente ci sono rimasti male, ma non hanno potere perché siamo sul suolo georgiano, quindi loro di fatto non la possono ricostruire. E quindi, come spesso succede quando ci sono le dispute politiche, poi alla fine non si arriva da nessuna parte. È rimasto questo scempio di questa chiesa che agli atti doveva essere molto bella, interessante, ma purtroppo rimane così e rimarrà così postuma e incompiuta. Dopo aver ammirato questo bellissimo panorama sulla città di Tbilisi, siamo giunti di fronte a questa chiesa armena, ovvero la Meteki Virgin Mary Assumption Church. Come avete visto, la chiesa domina su tutta la città. Se da quell'altro lato abbiamo visto il bellissimo panorama sulla città, da quest'altro versante vediamo anche il fiume. Lo ritroviamo, il fiume Kura, che ci ha accompagnati in tutto il percorso verso la capitale. C'è anche la cabinovia che vi può portare sulla sommità della collina, ma c'è un forte vento, non so quanto siano traballanti in questo momento. Ballano il twist. Ballano il twist. Siamo entrati dentro la chiesa, ma è praticamente piena di persone, ci deve essere la cerimonia religiosa e non si riesce a vedere nulla. Sì, siamo usciti subito. Proseguiamo il nostro tour. E sotto la statua del re Vatang Gorgasali ci godiamo questo bellissimo panorama sulla città. Praticamente è uno scioglilingua, ragazzi, per vedere se avete bevuto. Se riuscite a dire il nome del re, siete sobri. Giusto un cenno sulla capitale Tbilisi. È una città che conta circa 1.200.000 abitanti e, come vi abbiamo già accennato, si sviluppa lungo il corso del fiume Kura. È una città che negli anni ha subito tantissime dominazioni, ha sopportato le invasioni degli arabi, dei persiani e perfino appunto un'invasione da parte dei mongoli, e per ultimo ha fatto parte anche dell'Unione Sovietica. Da registrare anche che fu un importante centro di opposizione al regime sovietico durante la guerra civile che scoppiò dopo la dichiarazione di indipendenza del 1991, e il re Vatang Gorgasali, che è proprio questo signore qui a cavallo dietro le nostre spalle, fu il fondatore di questa città. C'è una bella leggenda che narra: durante una battuta di caccia il re vide immergersi in alcune acque questo fagiano ferito. Lì per lì lui non sapeva, poi questo fagiano praticamente emerse da queste acque e era inspiegabilmente guarito. Quindi il re capì che queste acque, diciamo così, erano miracolose. Si trattava delle acque sulfuree che scorrono tutte sotto alla città di Tbilisi. Infatti ci sono delle sorgenti molto importanti e il nome Tbilisi significa caldo. Ancora oggi ci sono molti stabilimenti termali famosi dove le persone vengono a farsi i bagni caldi.
Questa alle nostre spalle è la piazza Europa. Come vedete abbiamo tutte le bandiere dell'Europa, nonostante ci troviamo in Asia. Però la Georgia ha avviato delle pratiche per entrare nella comunità europea. Sì, diciamo, ha fatto richiesta e sta aspettando il via libera. E con gran stupore troviamo anche un frammento del muro di Berlino, e questo pezzo di muro ci ricorda che il nostro Charlie è nato a Berlino. Grande Charlie! E abbiamo anche dei video dove abbiamo visitato, anzi dove ho visitato perché purtroppo Marta non era con me, tutta la città di Berlino, quindi ve li mettiamo qua sopra, andate a vederli. Quando è andato a prendere il figlio adottivo a Berlino, cioè Charlie. Quindi per chi si fosse connesso con la famiglia Tickets da poco, per chi ci conoscesse e non sapesse i nostri trascorsi, potete andare a vedere sul canale i nostri video iniziali dove appunto vediamo la città di Berlino, ma anche l'inizio della camperizzazione del mitico Charlie. Questo pezzo di muro sta a simboleggiare il gemellaggio che c'è tra le due nazioni, ovvero tra la Georgia e la Germania. Il primo ministro georgiano nell'anno 2017 si è recato in visita appunto in Germania e è stato omaggiato con un frammento, che poi tanto frammento non è, di muro. Se l'è riportato qui a Tbilisi e l'hanno posizionato proprio qui di fronte alla piazza europea con le bandiere georgiane e quelle dell'Unione Europea. Come vedete abbiamo fatto la Metro Money, che serve per prendere la cabinovia e salire su. Abbiamo deciso di provarci anche con il vento. Speriamo di non fare il ballo di San Vito, ma c'è il sole e merita vedere il panorama, e poi su c'è una chicca. Vi portiamo. Ed eccoci qua a bordo della cabina e ora saliamo su. E vai, guarda come si fa a lanciare. Sopra il fiume Tura. Altro che drone. No, no, non si sente il vento. Pensavo che desse molto più noia. Non si balla al momento. No. Eppure giù ce n'è tanto di vento. Basta. Bello. Voliamo dove il drone non può volare. Usciti! Arrivati in cima! Arrivati in cima, guardate che meraviglia! Ora andiamo a scoprire le bellezze di questa collina. Ah, Cutugno! Toto Cutugno! Yes! Lasciatemi cantare, perché ero solo vero, Siamo in Italia, ragazzi! solo un italiano vero. Bravi! Guardate, questi li lanciano giù! C'è anche la speed line per chi volesse provare l'ebbrezza, lanciarsi appeso. No, grazie, non mi interessa. Siamo arrivati alla chicca, ovvero siamo sotto la statua di Madre Georgia, che è una statua appunto alta 20 metri in alluminio. È una donna che veste gli abiti tradizionali georgiani e ha due simboli importanti nelle mani.
Nella mano sinistra ha una coppa di vino e il vino simboleggia il benvenuto verso coloro i quali vengono nella città in pace. Nella mano destra una spada che ovviamente serve a difendersi dai nemici. Questo edificio moderno dietro di noi, che ci ricorda un gigantesco phon, è di fatto un auditorium musicale. Oppure gli scarichi della marmitta di questa moto che passa. Esatto. Ed eccoci qua ad attraversare questo ponte moderno chiamato il Ponte della Pace. Si intravede dietro all'auditorium musicale un palazzo piuttosto imponente. Quello è il palazzo del governo, con quella cupola a vetro che svetta. Che ponte! Che opera! Ci troviamo sul moderno Ponte della Pace, così è stato chiamato, ad opera dell'architetto Michele De Lucchi. Questo ponte non è piaciuto molto agli abitanti di Tbilisi, che scherzosamente l'hanno soprannominato l'assorbente per la sua forma anatomica molto particolare. Hello, my friend. How are you? Did your friend? Stiamo attraversando ora una via piena di ristoranti, infatti tutti ci chiedono se vogliamo approfittare dei loro locali e mangiare. Effettivamente abbiamo superato abbondantemente l'ora del pranzo e abbiamo un certo languorino, quindi ora cercheremo qualcosa da mangiare. Questo qui con la carne, facciamo la scelta di cosa mangiare, c'hanno anche le pizze, un po' di robina buona c'è. Questo è il cacciapuri. Eccoci qua ragazzi, finalmente abbiamo da mangiare. Yum. Abbiamo preso questi tipo panini imbottiti, ma non so nemmeno il nome, non me lo ricordo. tipici, con un po' di meat, cioè carne loro. Baldacchino street food. E oggi mangiamo così. Mangiamo in questo parco, che è quello adiacente al Ponte della Pace. Il sole si è un po' velato, ma noi con il cibo in mano ce ne freghiamo. Infatti, buon appetito. Buon appetito.
visto che il mangiare riattiva la cellulina, ci è venuto il nome, il Lobiani, che è praticamente un ripieno di carne E una specie di pasta di fagioli, fagioli. che qui va molto. Infatti c'ha questo profumo e gusto di fagioli che è molto prorompente. Bello sostanzioso per ripartire dopo e continuare il tour. Allora ci siamo spazzati via tutto il pranzo e nel frattempo siamo venuti da quest'altro lato del fiume Cura. Anche il sole ha fatto un po' capolino tra le nuvole e già che siamo di qua vogliamo parlarvi più nello specifico di questo tipico ponte. Esatto, perché ci siamo un po' incuriositi come mai l'hanno battezzato Ponte della Pace. Quindi mentre mangiavamo abbiamo dato un po' una letta sul web e abbiamo trovato infatti che questo Ponte della Pace è un'unione, ma oltre all'unione fisica, diciamo, delle due sponde, dei due lati del fiume Cura, simboleggia anche un'unione sociale, ovvero quella che ci troviamo adesso è la parte storica, quella un pochino meno abbiente, Ad ovest del fiume. esatto, e viene appunto collegata con questo Ponte della Pace alla parte un pochino più moderna, un po' più ricca, diciamo così, perché in passato ci sono stati degli scontri, diciamo, tra le due fazioni. E come vi abbiamo detto, Tbilisi è stata una città di grandi scontri, quindi diciamo per mettere fine e fare un collegamento anche sociale è stato creato questo ponte appunto della pace. Ponte che tra l'altro presenta questa passerella centrale che forma una sorta di piazza dove sia i locali che i turisti possono intrattenersi in chiacchiere, parlare tra di loro e ammirare anche la bellezza della città dall'alto. E guardando il ponte da questa prospettiva, effettivamente, come detto poco fa, assomiglia ad una serpente gigantesco. Sì, perché sempre leggendo abbiamo scoperto che tra i locali georgiani, quindi proprio qui della città di Tbilisi, questo ponte è molto chiacchierato e ci prendono in giro noi italiani proprio per la forma che l'architetto De Lucchi si è inventato. Quindi soprattutto tra i giovani questo ponte viene definito Always, che poi di fatto abbiamo scoperto essere una nota marca degli assorbenti che vendono qui proprio nei negozi georgiani. Quindi ci sbeffeggiano un po' per questa innovazione, per questa idea che si è inventato il nostro architetto italiano. Pensate un po', gli italiani uniscono e loro ci prendono in giro. Ci prendono in giro, mannaggia. Ora li andiamo a D2. Peccato che il georgiano non lo sappiamo. E glielo diciamo in toscano. Esatto. Take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy ending. Questa dove siamo appena stati è la cattedrale di Sioni, all'interno della quale è custodita la croce di Santa Nino. La famosa santa di cui vi abbiamo già parlato, vi ricordate, quella della ciocca e dell'intreccio dei due tralci di vite che hanno formato la croce, che è rimasta, che è un simbolo in tutto il paese. Ora la croce è praticamente avvolta in questo panno verde e custodita sotto questa teca di vetro. Siamo entrati adesso nel caravanserraglio di Tbilisi, che attualmente è diventato anche un museo del vino. Lo possiamo ammirare da queste terrazze panoramiche.
praticamente questo caravanserraglio è una galleria di negozi, però ci sembra tutto un po' chiuso. Ci sono tante vetrine vuote, al momento non è utilizzato. Siamo riusciti, molto particolare, vero questo caravanserraglio? Esatto, anch'esso come l'altro che abbiamo visitato in Turchia serviva da rifugio, da punto sosta per i viaggiatori che percorrevano la via della seta. When you're lost and no one's there, and you wonder who even cares. Oh, come back to your breath, don't drift away from me. I will come down to remind you of before. Hai fatto il test del vino? Hai fatto l'assaggio libero del vino? È un po' ombriachello il nostro amici. Ora si pulisce perché ha bevuto. My dear, swept up and away from all our fears. How are we supposed to know on our own? Together we can go slow. Why don't you leave it all to me? I know how hard it all can be. I'm here to hold your hand through this. Oh, I'll be beside you all alone. My love for you is so strong. Ci stiamo perdendo per le vie della Old Town e ora entriamo a vedere il Meydan Bazaar, che è sottoterra. E che è quello più storico, più vecchio. Meidani non è soltanto il nome di questo storico bazar, ma è il nome di tutta questa area, che di fatto poi era un tratto consistente, diciamo, della via della seta. Meidani, diciamo che è il fulcro, la downtown, e è una delle piazze centrali più antiche di tutto il distretto, che si chiama Kala. Il bazar di Meidani lo possiamo dichiarare, secondo quanto ci dice il cartello informativo, uno dei più vecchi centri business, quindi centri d'affari di tutto il Caucaso, pensate un po'. E ora entriamo a dare un'occhiata. Quanta roba che c'è qua dentro. Bellissimo però, è in un contesto veramente storico bello.
Oggi ragazzi giornata intensa, molto intensa, ora sta riscendo il sole, guardate che bellezza. C'è un'altalenanza di sole, Sì, nuvole, sì. vento, di tutto. Ci apprestiamo ad entrare dentro questa bellissima cattedrale armena che è la cattedrale di San Giorgio, ho San- studiato. Brava. Andiamo a scoprire anche il suo interno. A questo punto, con questo bel solicino che ci illumina, attraversiamo il Meteki Bridge e ci incamminiamo verso il nostro buon Charlie, che è lì che ci aspetta soletto. Per ricaricare tutte le batterie, perché le abbiamo esaurite del cellulare, della GoPro, di tutto quanto. Anche a livello di chilometri abbiamo già fatto almeno 8 km a piedi e ancora dobbiamo arrivare dal nostro van. E tanto poi ci sarà anche domani, ci riposiamo, ci prepariamo per la serata. Esatto, abbiamo deciso comunque di suddividere il tour di Tbilisi in almeno un paio di giorni, così in modo da vedere tutto, anche le cose un pochino meno centrali, ecco. Qui c'è anche chi pesca dal ponte Il cagnolino che lo guarda. e il cagnolino che aspetta da mangiare qualcosa. Bellini. Salutiamo il nostro re a cavallo. Ci saluta anche lui, vedi? Ci saluta anche lui. Saluta i tickets. Il re saluta i tickets e si è già iscritto anche al canale, sapete? Fatelo anche voi. mi Fatelo raccomando. anche voi. Fate come il re di Tbilisi, iscrivetevi al canale, se non l'aveste già fatto ovviamente. E poi parlate di noi, fateci pubblicità e condividete il nostro canale a chi conoscete.